Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti qui nel mio studio, benvenuti qui sul mio canale. Oggi voglio presentarvi un prodotto molto interessante e che sicuramente tornerà utile per chi ha bisogno per esempio di utilizzare microfoni a condensatore o comunque qualsiasi altro dispositivo che necessita di alimentazione Phantom. Sto parlando di X-Vive P1, che è sostanzialmente una batteria che può alimentare i nostri dispositivi. Ma prima di entrare nel dettaglio, lasciatemi ringraziare appunto X-Vive per avermi inviato questo campione in modo che io l'abbia potuto provare e testare. È veramente molto semplice nell'utilizzo, adesso lo vedremo, quindi grazie sentitamente. Quindi andiamo subito al dunque, apriamo la confezione e vediamo cosa troviamo al suo interno. Dunque, ecco qui la confezione, al suo interno troviamo un piccolo foglietto che non è altro che il manuale d'uso con le specifiche tecniche, una roba molto semplice. Abbiamo il cavetto USB che ci servirà in seguito per ricaricare il X-Vive P1 e qui troviamo appunto il prodotto in sé, eccolo qui, X-Vive P1. Le dimensioni sono molto piccole, come vedete mi sta su una mano. Diciamo che se lo dovessi confrontare con un pedalino, qui ok, ci sta comodamente anche in una pedaliera, supponiamo. Ok, quindi questo è il contenuto, non c'è altro. Dunque, che cosa serve questo P1 e come si usa? Allora, vi faccio una domanda. Vi è mai capitato di dover utilizzare un dispositivo, potrebbe essere una DI box, potrebbe essere anche un microfono a condensatore come questo ad esempio, che naturalmente per funzionare necessitano di corrente elettrica. Un microfono a condensatore senza alimentazione non funziona, non si sente niente, quindi naturalmente come si fa per utilizzarlo? Lo devo collegare ad un preamplificatore o comunque ad una periferica. Potrebbe essere una scheda audio, potrebbe essere un sistema digitale, ad esempio un Quad Cortex o una Line 6 Helix, che però riesca a farlo funzionare, quindi da quella presa XLR, oltre a ricevere il segnale che il microfono invia al dispositivo, il dispositivo ricevente dovrà inviare in questo caso 48 volt per farlo funzionare. Quindi il dispositivo alimenta il microfono che naturalmente in quella maniera riuscirà a funzionare. Ecco, bello, però mica tutti i dispositivi hanno la Phantom Power. Per esempio la scheda audio che sto utilizzando io adesso non ha una Phantom Power e quindi come faccio ad utilizzarlo? Come faccio a farlo funzionare? Ok, avrò naturalmente la necessità di munirmi di un preamplificatore esterno, di un alimentatore esterno, oppure posso ovviare a questo utilizzando appunto X-Vive P1. X-Vive P1 è un sistema molto utile e semplice allo stesso tempo. Abbiamo quindi l'input dove collegheremo, supponiamo, il nostro microfono, e l'output dove naturalmente il nostro segnale proseguirà verso dove deve andare, verso il nostro banco mixer, verso la nostra scheda audio. Ok, quindi non dovremo fare altro che accendere il P1, quindi qui c'è il pulsante on e voilà, e questo qui in questo momento sta erogando, lo vediamo da qui, 12 volt da dove è collegato il microfono. Naturalmente adesso lo spengo, posso impostare su 48 volt, accenderlo e ora sta erogando 48 volt. Questo sostanzialmente è un alimentatore a batteria che mi permette quindi di far funzionare il mio microfono anche con dispositivi che non erogano la Phantom Power. Un esempio eclatante, primo fra tutti, è proprio Kemper.
Kemper, sappiamo, è il signore della profilazione, e per profilare i miei amplificatori io spesso utilizzo dei microfoni a condensatore, perché hanno un suono secondo me più bello, perché hanno naturalmente una gamma di frequenza più ampia. Comunque sia, mi piace di più profilare utilizzando il condensatore. Ecco, naturalmente Kemper non ha la Phantom Power, quindi se io collego questo microfono per fare il profilo del mio amplificatore direttamente a Kemper, non funzionerà, non sentirà niente. Ma se ci metto questo, l'X-Vive P1, tramite i due, quindi questo andrà a alimentare il microfono, quindi potrò utilizzare per esempio questo microfono direttamente nel mio Kemper per fare i miei profili. Questo è uno dei svariati casi d'uso. In realtà il X-Vive P1 può essere utilizzato anche per esempio per far funzionare delle DI box attive. Solitamente le DI o funzionano a batterie o magari ricevono l'alimentazione via Phantom, ma se per esempio stiamo utilizzando un mixer che non ha la Phantom Power, oppure vi faccio un altro esempio, supponiamo di utilizzare uno dei mixer, quelli classici, che quando attivo la Phantom Power viene naturalmente attivata su tutti i canali del mixer, causando non pochi problemi soprattutto a chi utilizza modeler, sistemi digitali. Ecco, con questo dispositivo posso scegliere di alimentare via Phantom solo e unicamente il dispositivo al quale esso è collegato. Quindi è una soluzione sostanzialmente semplice, ma al tempo stesso anche intelligente, e semplice anche l'utilizzo. Come vi ho mostrato prima, nell'input ci collego il dispositivo che voglio alimentare, mentre naturalmente sull'output esco e vado al dispositivo di destinazione. Qui posso scegliere se voglio erogare 12 o 48 volt, naturalmente questo dipende dal dispositivo, dal microfono che devo alimentare, mentre con quest'altro pulsante lo accendo. Qui abbiamo 4 LED, in questo caso quando tutti e 4 sono accesi significa che abbiamo la carica al 100%. Poi a scendere con 3 LED la carica è al 75%, con 2 al 50%, mentre quando abbiamo un LED vuol dire che la carica è al 25%. Quando l'ultimo LED rimasto comincia a lampeggiare, allora vuol dire che la carica è al di sotto del 10%. Naturalmente qui abbiamo l'ingresso USB di tipo C, dove andremo a collegare naturalmente il nostro cavo, e qui potremmo collegarci ad un classico alimentatore 5 volt come quello per esempio che utilizziamo per caricare i nostri smartphone, i nostri cellulari. Ok, alcune specifiche. Allora, innanzitutto è un sistema ultra low noise, molto silenzioso, anche perché appunto non è collegato a una linea elettrica, quindi è isolato a tutti gli effetti, quindi anche dal punto di vista magari di loop di massa o di interferenze con la linea elettrica non c'è assolutamente niente, il segnale è veramente pulito. Quindi abbiamo una batteria al litio da 2200 mAh, e diciamo che una volta che si trova al 100% della carica ha una durata che va dalle 14 alle 40 ore. Allora voi direte: cavolo Roby, ma dalle 14 alle 40 hai detto tutto e hai detto niente. Sì, perché difatti è difficile dare un numero ben preciso, perché dipende innanzitutto se lo stiamo utilizzando a 48 o a 12 volt. Inoltre dipende dal dispositivo al quale lo colleghiamo, perché ovviamente ci sono microfoni che consumano di più, ci sono periferiche come DI box, reamping box che possono consumare di più, di meno, quindi dipende che cosa dobbiamo alimentare, quindi è difficile dire che dura esattamente tot ore, perché appunto dipende dal consumo del dispositivo che verrà alimentato. La durata invece per una ricarica completa va dalle 2 ore alle 3 ore, dobbiamo lasciarlo in carica, quindi fate conto 2-3 ore e il dispositivo è carico.
Anche dimensioni e peso sono molto contenuti, perché misura 44 di spessore, 33 x 105 mm, quindi molto contenuto, e pesa 145 grammi, quindi 1,5 etto. È veramente molto leggero, molto comodo. Ecco, una cosa interessante è che può funzionare anche mentre è in carica, quindi se per caso ci troviamo che l'ultimo LED comincia a lampeggiare e quindi ci avverte occhio che sei quasi alla fine, lo possiamo collegare, metterlo in carica e lui comunque continua a erogare la Phantom Power a 12 o a 48 volt anche finché è in carica. Quindi sicuramente anche sotto l'aspetto dell'utilizzo live, quello estremo, ore e ore e ore di utilizzo, comunque lo mettiamo in carica e siamo comunque tranquilli e sicuri. Ma una recensione non è completa se prima non facciamo una prova pratica, quindi cominciamo a collegare tutto quanto. Prendo il mio microfono, mi collego naturalmente in uscita, mi collego nell'ingresso del P1, eccolo qua, poi mi collego all'uscita del P1 e da qui mi collego e vado alla mia scheda audio, quindi sono pronto. Ora scelgo 48 volt perché questo microfono funziona a 48 volt e attivo il P1 e voilà, ecco, come potete vedere il microfono sta funzionando. Quindi sto alimentando il mio microfono a condensatore direttamente dal P1. Naturalmente se adesso lo spengo non sentiremo più nulla. Quindi ragazzi, voglio ringraziare X-Vive per avermi inviato il P1, è veramente, come vi dicevo, un oggetto molto semplice ma al tempo stesso anche molto utile per chi appunto ha questo genere di necessità. Vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link dove potete andare ed acquistarlo. Naturalmente, che dire, io dico che mi fa piacere collaborare con X-Vive perché è un'azienda che tiene conto delle necessità dei vari musicisti e vari cantanti, perché per esempio anche queste piccole cose sembrano cose da poco, cose da niente, però tante volte, soprattutto in studio, ma spesso anche nei live, ci scontriamo contro queste problematiche di alimentazione, di comunicazione tra vari dispositivi. Quindi ecco che un oggetto semplice come il P1 può sicuramente venire in soccorso in tutti quei casi in cui praticamente il dispositivo di destinazione non ha un'alimentazione Phantom. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, che vi possa magari essere utile per scegliere se questo può fare il caso vostro oppure no. Ringrazio di nuovo X-Vive per la collaborazione, vi invito naturalmente a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, in questa maniera sosterrete la mia attività. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!